Benvenuti su Vloggia. Oggi ragazzi sono le ore 9:30 di domenica 31 maggio e ci troviamo a Sant'Anna di Valdieri. Siamo quindi in provincia di Cuneo, poco sopra Cuneo, poco sopra Borgo San Dalmazzo, e di qua, se si va un po' più in su, ci sono le terme di Valdieri, altrimenti di qua, da Sant'Anna di Valdieri, partono diverse escursioni, tra cui quella che faremo noi per andare al rifugio Dante Livio Bianco. Ci vanno 2 ore e mezza di camminata e sono 900 metri di dislivello. Abbiamo lasciato la macchina qua in questo parcheggio lungo strada che è completamente gratuito e di qua inizia la camminata. Voi arrivate là in fondo, salite su, attraversate il paese, venite a parcheggiare di qua, se proseguite di là arrivate invece alle terme di Valdieri, dove poi partono diverse camminate per altri rifugi, il rifugio questo, il rifugio Morelli Buzzi e una serie di altri rifugi. (1011 metri), rifugio Dante Livio Bianco, 2 ore e mezza, 1910 metri, quindi sono 900 metri di dislivello. Adesso è iniziato già lo sterrato, il sentiero, e la prima parte è tutta qua nei boschi, quindi al fresco. Abbiamo ancora della neve e niente, stiamo andando da un'ora. La camminata è veramente molto monotona, tutta nei boschi, non c'è nulla. Adesso però dovrebbe aprirsi un po', che non è tanto bello perché fa un caldo da morire, ma insomma anche nel bosco non c'è un filo d'aria. Ecco che si apre un po' sul fiume, c'è ancora neve in giro e siamo a 1 ora e mezza di camminata, quasi 4 chilometri. Abbiamo già fatto 400 metri di dislivello, ne mancano ancora 400 in 1 ora e un quarto, quindi siamo esattamente a metà. E alla fine in studio abbiamo messo 1 ora e 20 di camminata effettiva, 1 chilometro ogni 20 minuti, che comunque poi alla fine è abbastanza ripida, però se contiamo anche le pause credo che 1 ora e 40 ci abbiamo messo finora. Tendenzialmente essendoci un lago subito sotto il rifugio, lì c'è una bella conga, quindi teoricamente dovrebbe essere lì, perché sinceramente la cosa inizia a farsi piuttosto lunga. E niente, il rifugio non è manco qui, ma è lì sotto. Spero che in mezz'ora arriviamo. Secondo me i cartelli sotto sono sbagliati, perché in 2 ore e mezza o sei proprio bene allenato, se no non ci arrivi mai più. Noi siamo 2 ore e 20 di camminata effettiva all'incirca, però siamo a quasi 2 ore e 50 contando anche le pause, che poi le fai per forza. Sì, fa anche caldo, se fa un po' più fresco vai anche di più, però in 2 ore e mezza la vedo molto dura.
non è neanche brutto, ma è tutto uguale, è monotono. Mi auguro che siamo arrivati adesso. Ma sto rifugio secondo me si sposta, che non è possibile. Ogni volta arrivi a una conca e ogni volta c'è un'altra da attraversare. Almeno qua c'è un po' di fresco, perché sennò veramente. Signori, incredibile, siamo arrivati. Lago Sottano della Sella, su cui si affaccia il Dante Livio Bianco. Fatica. Camminata effettiva 2 ore e 22, camminata totale 3 ore, distanza 7 km e 220 metri. Adesso 5 minuti siamo al rifugio. Eccoci. Vabbè, la camminata su è faticosa, lunga e nemmeno troppo bella. Però il rifugio stesso e tutto quello che lo circonda è molto bello. Molto. Il lago è enorme, lassù c'è anche quello superiore se volete, 1 ora e un quarto. E ora mi mangio una penna polenta perché sinceramente c'ho voglia di quello. Comunque non c'è un filo d'aria, nemmeno a pagare non so io che cosa. Cioè adesso c'è l'ombra, si sta da Dio, ma se esce il sole, ma a Milano si sta meglio. Una cosa veramente pazzesca. E dall'altra parte di là c'è il rifugio Questa, che è quello che abbiamo fatto quest'autunno, dove siamo fermati a dormire, e poi quindi di sotto c'è anche il rifugio Valasso. Quello lì è il Monte Matto. Il rifugio Dante Livio Bianco, situato a 1910 metri sul livello del mare, rappresenta un punto di riferimento delle Alpi Marittime, incastonato nel cuore del vallone della Merisse, nel comune di Valdieri. La sua collocazione sul testimone del lago Sottano della Sella lo rende una destinazione dal fascino unico, dove la storia dell'alpinismo si intreccia con la memoria partigiana e il retaggio della Casa Reale Italiana. La struttura è dedicata a Dante Livio Bianco, 1909-1953, avvocato cunese, alpinista di valore e figura di spicco della Resistenza. Bianco fu, insieme a Duccio Galimberti, uno dei fondatori della Banda Italia Libera, nucleo originario delle formazioni partigiane di Giustizia e Libertà. Il rifugio fu inaugurato ufficialmente il 7 luglio 1963, a 10 anni esatti dalla tragica scomparsa di Bianco, avvenuta in un incidente alpinistico sulla cima di Saint-Robert. L'inaugurazione fu un evento di grande risonanza che vide la partecipazione di circa 500 persone, tra cui numerosi ex compagni di lotta. Negli anni, per rispondere alla crescente affluenza, la struttura di proprietà del CAI di Cuneo ha subito importanti interventi di ampliamento, in particolare nel 1983, seguiti da ulteriori opere di restauro nel 1999, 2000 e 2008. Il lago Sottano della Sella, su cui il rifugio si affaccia, è di origine glaciale, ha una superficie di circa 107 metri quadrati e una profondità che raggiunge i 15 metri. Il lago possiede un legame storico profondo con la famiglia reale dei Savoia, che nel passato prediligeva queste zone per le villeggiature estive, dedicandosi alla pesca e alle gite in barca. Ancora oggi il rifugio custodisce un remo originale appartenuto alla barca utilizzata dalla regina Margherita durante le sue escursioni lacustri. Si racconta inoltre che anche la regina Elena di Montenegro frequentasse abitualmente questi luoghi, ricercando tra le cime del vallone della Merisse la pace e la bellezza incontaminata che ancora oggi caratterizzano l'area. Un'ultima curiosità riguarda proprio il vallone della Merisse, il cui nome deriva proprio dall'esposizione a meriggio, ovvero a mezzogiorno, che ne garantisce una calda luminosità. Sono quasi le 3 e partiamo per tornare giù. Per fortuna il sole non ha dato fastidio quasi mai in questa giornata, perché altrimenti farebbe un caldo devastante. Rischia anche di venire un po' troppo nuvolo, quindi andiamo giù. Io mi auguro che in 2 ore massimo arriviamo, perché ci ha messo sì 3 ore a venire su, ma a venire giù è tutta completamente in discesa.
ragazzi, sta iniziando a piovere, abbiamo però quasi finito qui la pianura perché lì sotto inizia il bosco. Davano pioggia alle 5, sono le 3:15 e già sta piovendo. Non sta piovendo forte, c'è un po' di vento, ma fa comunque un caldo da morire, però inizia a piovere più forte, quindi speriamo di arrivare nel bosco senza minarci troppo. Non c'è pericolo di nebbia perché c'è un po' sul monte massimo tra 3.000 metri, quindi in teoria non dovrebbe scendere. Comunque la strada in questo paesaggio monotono, perché alla fine è poi così monotono, è veramente infinita. Cioè a salire tu non sai cosa ti aspetta in tanto mentre che parlo, sta iniziando a piovere fortissimo, meno fortissimo. A salire tu non ti rendi mai conto di quanta strada fai, perché punti sempre ad arrivare, non sai cosa ti aspetta. Invece quando torni giù che non pensi più a nulla perché non devi più arrivare dal rifugio, non sei stanco perché cammini in discesa, ti rendi conto che la strada è veramente tanto lunga, perché sono 3 km per ora e mezzo, manca ancora almeno 600 metri, quindi sono 4 km e ci aveva messo a scendere 50 minuti, non volevo scendere il video. Qui adesso inizia il bosco e c'è il temporale, però è dall'altra parte, quindi è lontano, e soprattutto però la nebbia è scesa fin dal rifugio. Adesso al rifugio c'è la nebbia, io non so, c'erano ancora praticamente una ventina di persone lassù, io non so se dormono là o se vengono giù, perché se vengono giù auguri questa pioggia. Inizia anche a fare un po' freddo adesso, perché comunque ti bagni, la temperatura è scesa di brutto, saremo a 15 gradi, però c'è anche un po' di aria. E la felpa ce l'ho, ma non è sempre tutto bagnato. Vado giù qui, adesso c'è il bosco. Qui un po' ripara, ma devo dire che nemmeno così tanto, perché sta diluviando in questo momento. Siamo arrivati giù, ci avevamo messo 1 ora e 45, ma gli ultimi pezzi li abbiamo fatti veramente veloci perché non ha smesso di piovere, ci siamo presi il temporale più lungo della storia, penso, io non so che cazzo sia possibile. Non ho più niente di asciutto, qua bagnato, le mutande bagnate, le scarpe vabbè, le calze vabbè, il cappello lasciamo perdere. Non mi sento più le braccia che se le muovo, non mi sento più i piedi, i polpacci, boh vabbè, siamo andati sopravvissuti. Fa freddo adesso, lo zaino è impossibile, niente, qua sono qua sotto, è uscito un freddo devastante, un'aria devastante. Se fosse stato 3.000 metri penso che morivi di freddo, quindi la montagna è pericolosa, ma noi alla fine ci siamo arrivati. Io vi do appuntamento al prossimo video, ciao a tutti.